Sai qual è forse la scelta più importante della nostra vita? Decidere se scegliere o subire. Può sembrare una frase d'effetto, ma se ci pensi bene, riguarda tutto. Ogni giorno, ogni singolo giorno, abbiamo davanti a noi questa possibilità. Scegliere cosa leggere, cosa guardare, cosa ascoltare, con chi parlare. Oppure lasciare che siano gli altri a decidere per noi. Viviamo immersi in un flusso continuo di informazioni, di pubblicità, di notizie, di immagini, di musica, di serie TV e di contenuti che ci arrivano senza che li abbiamo scelti. Social, televisione, radio sono macchine perfette, progettate per catturare la nostra attenzione e tenerci lì. E se non siamo noi a scegliere, inevitabilmente subiamo. Subiamo le logiche commerciali, subiamo i trend, subiamo la volontà di qualcuno che decide al posto nostro. Ti faccio un esempio che mi tocca da vicino. In passato ero un musicista, prima di Facebook, prima delle 1000 possibilità che ci sono oggi. La musica quindi scorre dentro di me e ascolto tutto ciò che mi emoziona, a prescindere dai generi, quindi dal metal alla classica, dal jazz alla musica sperimentale, dal reggae al country. Spesso mi ritrovo a parlare con persone che sono convinte di amare la musica perché ascoltano la radio. In radio non si ascolta la musica, si ascolta ciò che qualcuno con grandi interessi economici vuole che noi ascoltiamo. Ogni tanto, casualmente, passa anche una buona canzone, ma la vera musica è altro. La radio è diventata al pari della televisione quello che io definisco strumento di lobotomizzazione di massa. Tutti dobbiamo ascoltare la stessa musica, tutti dobbiamo vedere gli stessi show, tutti dobbiamo anestetizzarci e uniformarci perché così è più facile controllarci. È minimalismo anche questo, non solo quindi liberarsi dagli oggetti che non ci servono, ma imparare a difendere il nostro tempo e la nostra mente da tutto ciò che ci viene imposto. E dire non voglio tutto, non mi serve tutto, voglio solo ciò che mi fa bene, ciò che mi avvicina alla persona che desidero essere. Ma attenzione, scegliere non è sempre una passeggiata. Io per primo lo vivo sulla mia pelle, non seguo il calcio, non guardo i programmi televisivi di cui parlano tutti, non ascolto la radio con le hit del momento. E questo, lo ammetto, spesso mi fa sentire emarginato. Ci sono momenti in cui mi ritrovo in stanze con tante altre persone che discutono animate ad esempio di un risultato sportivo o dell'ultima serie TV e io resto in silenzio. Non perché non sappia parlare, ma perché non mi interessa. E qui arriva la parte difficile. Questo silenzio pesa. A volte senti di non avere argomenti, di non far parte della conversazione, di essere strano. Ti senti un po' fuori posto, quasi un emarginato. Ma poi mi fermo e penso, davvero voglio riempire la mia vita di argomenti che non mi appartengono solo per sentirmi incluso? Davvero vale la pena sacrificare la mia autenticità per un posto in una conversazione che si dimenticherà dopo 5 minuti? Il buddismo ci insegna che gran parte della nostra sofferenza nasce dall'attaccamento e dall'illusione. E subire passivamente i contenuti del mondo è proprio questo, attaccarsi a qualcosa che non ci appartiene, illudersi che se conosciamo le stesse cose degli altri allora saremo più accettati. Ma a che prezzo? Il prezzo è la tua libertà interiore. Io ho scelto l'ignoranza selettiva, tra l'altro ci ho fatto già un video su questo canale. Significa dire no a ciò che non nutre la mia mente e il mio cuore. Significa che se una notizia non cambia la mia vita, non ho bisogno di saperla. Se una serie TV non mi interessa, non la guardo solo perché tutti ne parlano. Se una canzone non mi emoziona, non l'ascolto per forza solo perché è in classifica. Questa selezione non mi rende meno colto o meno aggiornato, mi rende più libero. Certo, la solitudine a volte si fa sentire. Non avere gli stessi argomenti degli altri può isolarti, ma anche la solitudine può essere uno spazio fertile. È lì che trovi la possibilità, ad esempio, di leggere un libro che hai scelto tu, di ascoltare la musica che ti tocca dentro, di guardare un film che ti lascia qualcosa di vero. È lì che puoi avere pensieri tuoi, non quelli che ti hanno messo in testa. La vera ricchezza per me non è avere accesso a tutto, è avere il coraggio di dire no a ciò che non serve. Anche se questo significa restare in disparte in certe conversazioni, perché preferisco 1000 volte un silenzio che mi appartiene piuttosto che parole prese in prestito da altri. E allora ti lascio con una domanda che rivolgo spesso anche a me stesso. Oggi stai scegliendo o stai subendo? Stai coltivando la tua libertà interiore o stai lasciando che qualcun altro decida come occupare i tuoi pensieri? Ricorda che ogni volta che scegli consapevolmente ti stai avvicinando a te stesso. Ogni volta che subisci, invece, ti allontani un po'. Non è facile, ma ne vale la pena. E se pensi che questo video, e in generale i miei video, possono essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale per me sarebbe un regalo davvero prezioso.
perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.